convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità, in qualsiasi condizione. Kumho Tire, nient'altro che qualità. Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, rieccoci giovedì 28 novembre del 2024, buona giornata a tutti, buon giovedì, fine settimana, ormai è già il weekend. Enrico Boiani, ciao! Non è già il weekend, c'è ancora tutto giovedì e perlomeno prima parte del venerdì, prima di arrivare al weekend. Vedete, adesso non so nelle vostre città come, ma a Milano il giovedì è il giorno degli universitari, diciamo Sì, così. anche a Urbino per esempio. Ecco, è già weekend, dai, è già weekend per tutti. Direttore, ma tu cosa c'entri con gli universitari? Cioè non vorrei essere... No, Andiamo tu avanti, c'entri iniziamo in tantissimo realtà. con gli Iniziamo. universitari. No, Grazie per aver messo like. Se pensate che Enrico Boiani stia percolando, mettete like. Se pensate che invece Enrico Boiani debba lavorare anche giovedì e venerdì, nonostante sia weekend, mettete like. Allora, vabbè, io direi di partire. Partiamo da quello che ci ha lasciato la Champions League. Ci ha lasciato una posizione di classifica migliore rispetto a quella che avevamo 2 giorni fa, questo è innegabile, con quel che è il risultato buono che è venuto anche da ieri sera. Qualcuno delle big ha vinto e va bene, insomma, credo che ormai abbiamo bollato, diciamo così, il suo posto in quelli degli ottavi. Vedi il Liverpool che batte il Real Madrid, qualche invece risultato positivo c'è stato, tant'è che siamo risaliti, non siamo forse ancora nella parte, diciamo così, dipende come le dividiamo, nella terza colonna, però ci stiamo avvicinando a una possibile qualificazione agli ottavi diretti, sempre se non facciamo scherzi, ad esempio la prossima, con quella stella rossa che ieri ha dato 5 pere, 5 allo Stoccarda. Inspiegabile. Inspiegabile. Abbastanza Inspiegabile, io l'ho inspiegabile. anche vista la partita, lo Stoccarda, cioè è sceso in campo tipo i primi 5 minuti, e poi e all'inizio della ripresa quando era sotto 2-1, tra l'altro nel segno di giocatori che conosciamo, perché è arrivato un gol e un assist di Rade Krunic, l'assist per uno dei 2 gol della doppietta di Radonjic, ex Torino, quindi è una squadra che incontreremo in Maradonic. costumi. Cosa? Maradonic. No, cioè Maradonic il giorno della tripletta che mi fece vincere al fantacalcio quella giornata, ma non ieri, cioè anche ieri. No, comunque scherzi a parte, siamo sedicesimi, se non erro, esattamente sedicesimi in questo momento, quindi entreremmo nei playoff teste di serie per il rotto della cuffia. È ovvio che ci sono 3 partite che anche per il risultato, ad esempio, del Monaco di ieri sera, ti dirò, per il risultato del Real Madrid, tra le altre cose, di ieri sera, ti impone di continuare a sperarci, ecco, di continuare a lavorare per vincere almeno un paio delle 3 partite rimanenti, possibilmente tutte e 3. Il Girona anche ieri ti ha dimostrato che è alla tua super portata, perché va a perdere in Austria in casa dello Sturm Graz. La Dinamo Zagabria direi pure, perché prende 3 gol in casa dal Dortmund, e quindi è imperativo direi puntare agli ottavi. Simo, la Juve stessa che non ha vinto e quindi dietro di te in classifica, cioè devi puntarci a questo punto, cioè c'è poco da dire, da fare. Prima di parlare di parte, diciamo così, panchina società, un brevissimo passaggio su quello che è invece il campo. Gazzetta scrive Leao al vero diavolo, super novembre, Raffa rinunciabile, Milan se lo gode. Citando il centrale del Napoli, buongiorno. Pensavo fosse veramente una cheat, invece no, era una... non lo so, ragazzi. Tanto ormai anche su questo ognuno si è fatto, diciamo così, un'idea generale. Chi ha un'idea piuttosto che l'altra, chi... Niente, dai, mi fermo qua. Non so cos'altro dire, Henry. Tanto siamo qua abbastanza fermi sulle nostre posizioni, un po' tutti. Sì, ti dirò una cosa perché comunque sono piuttosto onesto.
Io non vedo nemmeno troppo il motivo, cioè poi so che bisogna comunque trovare degli argomenti e noi stessi dobbiamo trovare degli argomenti, quindi non è che mi nascondo dicendo: "Ma come si fa?" Io non so nemmeno troppo il motivo di scrivere Super Novembre, nel senso, Leao è tornato a giocare, è tornato a essere Leao, con i suoi pregi e con i suoi difetti. Non è che è cambiato radicalmente, fa il terzino e l'attaccante, è acceso con la spina attaccata 95 minuti su 95. Cioè, quando critico pesantemente che si parla sempre soltanto di lui, lo dico anche in questo caso qui. Cioè, Super Novembre, virgola, fa 2 gol a Cagliari, però pareggia la partita, fa una super prestazione al Bernabeu, quella sì, e, contro lo Slovan è decisivo. Detto questo, non è che abbiamo visto un Leao rigenerato, un Leao cambiato, un nuovo Leao, cioè abbiamo visto sempre il solito Leao ed è quello che dovresti tu, sfruttare ed è quello che dovresti mettere nelle migliori condizioni di. Questo Leao non è troppo distante dal Leao che vince il premio di MVP del campionato, solo che il contesto di squadra, il contesto del Milan, le persone che fanno parte del Milan e facevano parte del Milan ai tempi sono decisamente diverse, ecco. Quindi anche qui, cioè, si massacra la prima virgola sbagliata, questo ragazzo si esagera di continuo e magari lo si eleva quando in realtà sì, è nella via della ripresa verso prestazioni più convincenti, ma non ha fatto un mese da ira di Dio, ha fatto un buon mese, sta tornando pian piano sui suoi livelli, ecco. Mh. Prima di parlare dell'allenatore, che chiuderà il video, un breve passaggio su quella che è la parte societaria, perché vi riporto le parole di Monica Colombo di ieri, che ha parlato della questione societaria, lo sappiamo, insomma, c'è la questione del vendor loan, dello stadio e di quant'altro. Monica dice ieri: qualora Cardinale non ripagasse il debito e il Milan tornasse a Elliott, se scomparisse Cardinale, scomparirebbe anche Ibrahimovic, che è partner di Redbird. Moncada il contratto in scadenza, non credo che venga allontanato. Potrebbe esserci un rimpasso nell'area sportiva, ma molto dipenderà da chi sarà il proprietario del Milan la prossima estate. Probabile le più anime nel Milan, perché Forlani è più espressione del fondo Elliott e Iva trade union con l'azionista. Per la proprietà l'annata sarebbe negativa qualora non si qualificasse in Champions. La proprietà però non ha mai messo lo scudetto come obiettivo da conquistare, quindi i parametri potrebbero non essere gli stessi dei tifosi. Prima di bocciature e declassamenti bisognerà vedere la posizione finale del campionato. Ma nel senso che questo vendor loan ci sia e sia una cosa importante nella proprietà del Milan, lo sappiamo ormai da tempo, Simo, no? Ehm, di sicuro, vendor loan o non vendor loan, andranno fatti dei ragionamenti sul board, visto che piace tanto questa parola, del Milan. No? Sull'amministratore delegato, sul direttore tecnico, direttore, non so, dei lavori probabilmente Moncada, e l'allenatore stesso, cioè andranno fatti dei ragionamenti e andrà giudicata questa stagione. Vendor loan o non vendor loan, dal mio punto di vista. Poi se dobbiamo aggrapparci al vendor loan per pensare che si possono avere dei giudizi, dei ricalibramenti, aspetteremo il vendor loan, posto che insomma non si sa ancora come andrà a finire la questione, se verrà allungato, se verrà estinto totalmente, se verrà messo in stand by, se appunto Elliott tornerà a proprietà, cioè non sappiamo niente ancora di come andrà a finire. No, anche se magari lo potremo sapere un po' prima, ecco, quello sì. Sì, quello sì. Tipo sullo stadio stesso, già mettere a fuoco il mese di gennaio potrebbe essere interessante, ma ne parleremo a tempo debito di questo, perché insomma ci sono dei passaggi importanti da dover fare, ad esempio sullo stadio, che indicheranno già verso gennaio dove si andrà, non si aspetterà la fine di alcuni passaggi burocratici, di accordi di programma, di San Siro e quant'altro. Se iniziamo a vedere che succedono determinati passaggi in gennaio, ve li racconteremo.
allora capiremo già dove si andrà per lo stadio, così come si capirà probabilmente poco dopo dove si andrà per la proprietà, ma di questo parleremo a tempo debito. Chiudiamo con l'allenatore. Gazzetta scrive: squadra sbilanciata, Fonseca può coprirsi con un mediano in più. Ragazzi, io lo dico anche alla collega, a noi, perché tanto a noi, tra virgolette, anche tifosi, ragazzi, non lo fa. È inutile che non ogni tanto, tra l'altro, lui, tra virgolette, percula chi inizia a porgli la domanda del terzo mediano. Quindi non lo fa. E su questo sì, ve lo concedo, mettiamoci l'anima in pace. Tanto non è che si può fare niente, decide lui. Quindi se qualcuno pensa che possa essere una soluzione il terzo mediano, si metta l'anima in pace perché tanto non lo fa. Beh, però col rientro, anzi con l'arrivo del giocatore jolly bonus extra Ismael Bennacer, magari potrebbe pensarci. No, scherzi a parte, come dici tu, cioè non accadrà. Non accadrà e ormai lo abbiamo capito. Ci sono tanti modi di trovare equilibrio, cioè Pioli, quando è arrivato non aveva 3 centrocampisti in linea in mezzo, aveva un altro modo di equilibrare la squadra, con un giocatore di equilibrio sulla fascia, con un trequartista che era sì più un centrocampista, ma comunque agiva in quella zona lì, e con 2 attaccanti veri, no, sì, ma l'abbiamo sempre detto, il Milan in campionato lo vince con 2 attaccanti, lasciati liberi anche di restare avanti e di non tornare, ovvero Leao e Giroud. Però son 2, non 4. Cioè, le squadre con 4 attaccanti non, cioè, io veramente in Europa faccio fatica. Forse ce n'era una, il Manchester City, che quando ha perso l'uomo, il più forte al mondo a fare il giocatore d'equilibrio, ha perso 5 partite di fila e ha fatto da 3-0 a 3-3 col Feyenoord in casa. L'altra squadra è il Real Madrid che da inizio stagione, da quando ha messo tutti dentro, Carlo, ha perso punti su punti al Barcellona e adesso si sta recuperando e in Champions è un mezzo dramma. Cioè, nel calcio di oggi non puoi schierare 4 attaccanti, perché poi concedi gol su gol su gol su gol. Ed è inutile che poi sento discorsi in giro nell'etere: ma anche le altre squadre hanno preso gol". Ma non è una questione di quanti gol prendi, è una questione di quanti gol prendi in relazione a quelli che fai e in relazione soprattutto a quello che è il tuo equilibrio. Se una squadra come l'Atalanta fa 50 gol e ne subisce 15, che problema c'è di subirne 15? Ne fai 50. Se una squadra come il Milan ne subisce 15 ma ne fa 25, e allora sì che c'è un problema. È una questione di equilibrio. Equilibrio. Quello che hai detto sempre tu più e più volte, coperta corta. Cioè o da una parte o dall'altra. Noi una delle 2 cose non riusciamo a battezzarla. Il problema credo che Henry questo discorso non sia facilmente, diciamo così, affrontabile per mancanza di mezzi da parte di chi questo discorso dovrebbe farlo, cioè chi dovrebbe giudicare il lavoro dell'allenatore. Questa è la cosa che mi lascia sempre un pochino di più da 2 anni a questa parte perplesso, nel senso che una società come il Milan che non ha all'interno persone indicate con mezzi indicati, con capacità per poter fare questo determinato tipo di discorso, di valutazione, eccetera, una società così grande che non ha almeno una figura del genere mi lascia sempre veramente un po' basito, ma anche un po' stralunato per dirti, cioè sarebbe veramente sembra quasi assurdo che una società così non ha al suo interno un uomo di campo, un uomo che è capace di capire 2 cose di questo sport, senza fare nomi e cognomi, buttatecelo voi il nome. Non sto dicendo Tizio e Caio, a me interessa la figura manca e lo vediamo insomma, perché una figura di campo già capirebbe che il lavoro dell'allenatore in un certo modo non va. Si metterebbe al suo fianco, ne parlerebbe, magari lo consiglierebbe, eccetera, eccetera. Ma va bene. Henry, siamo arrivati in chiusura. Sì, contando che sabato a San Siro arriva il Cagliari, basta, Cagliari basta. Arriva Basta Cagliari. l'Empoli, In realtà non è che manca troppo, arriva l'Empoli che è un'altra di quelle squadre, Simo, che non Mh. è partita male quest'anno, è lì a No, 2, 3 punti da te in tutto questo, sì. l'Empoli.
quindi bisogna stare attenti, ma non perché bisogna temere l'Empoli, come sempre, perché poi so che venite a scrivere: "Ma come si fa a temere l'Empoli?" Non temiamo mai le altre squadre noi, temiamo il Milan contro queste squadre, che è ben diverso. Buona giornata. A dopo. Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità, in qualsiasi condizione. Kumho Tire. Nient'altro che qualità.